Ciao, in questo video vedremo come tracciare un dispositivo portatile tipo questo su una mappa utilizzando un altro modulo impostazione fissa. Entrambi hanno montato Meshtastic. Il modulo fisso è collegato a un Raspberry dove gira un programma fatto in Python e siccome non so molto il Python mi sono fatto un po' aiutare dall'intelligenza artificiale. Il risultato è questa è una traccia di esempio, però è per farti capire come poi verrà il risultato. Questo è il punto di partenza, ci sono i punti intermedi dove possiamo nelle configurazioni dirgli la distanza e il punto finale. Tutti i punti sono cliccabili dove esce l'orario del punto, latitudine e longitudine. Ho implementato un sistema di messaggistica giusto per fare 2 test di comunicazione. Vedremo come installare sul Raspberry tutto l'ambiente, come collegarci con PuTTY, con WinSCP, vedremo dei comandi da console e l'interfaccia web che è questa, più tutta la parte di impostazione. Andiamo a vederla. Per poter utilizzare il Raspberry abbiamo bisogno di un sistema operativo. Il sistema operativo sta su una micro SD che dobbiamo preparare con un programma apposito scaricabile da questo sito. Andiamo su questo sito, possiamo scaricare la versione per Windows, per Mac o per Linux. Io l'ho già scaricata, nel mio caso è Windows. Eccolo qui, si chiama Raspberry Pi Imager. Prima cosa dobbiamo scegliere il nostro dispositivo, nel mio caso il Pi 3, avanti. Sistema operativo, siccome non ho l'interfaccia grafica, seleziono una versione molto leggera, che è questa qui, la Lite a 64 bit, avanti. La mia micro SD già collegata al computer tramite un adattatore USB, avanti. L'hostname lascio quello predefinito oppure lo posso anche cambiare. Qui la localizzazione per il fuso orario è la tastiera. Mettiamo i nostri dati, il nome utente che verrà creato all'interno del Raspberry e la sua password. Ripetiamo, avanti, password alla rete Wi-Fi a cui il Raspberry si collegherà, ripetiamola, avanti, abilita SSH deve essere attivo, autenticazione con password, avanti. Questo non ci interessa, avanti, scrivi, mi chiede conferma 2 volte e poi effettuerà la scrittura. Metto in pausa il video, riprendiamo al termine. Terminato, attenzione che Windows ci chiede di formattare il disco, non dobbiamo farlo perché altrimenti cancelliamo quello che ha scritto il Raspberry, perché il Raspberry scrive in formato Linux e Windows non lo vede, quindi alla fine ci chiede di formattarlo. Qui facciamo annulla, qui ci fa un riepilogo di quello che è stato fatto, possiamo fare fine. Ho tolto la scheda micro SD dal lettore, la tolgo dall'adattatore, va inserita nel Raspberry, nella parte sotto c'è il connettore per la scheda SD, va inserita in questo modo. Adesso posso alimentare il mio Raspberry tramite la mini USB. Ho alimentato il Raspberry, adesso ci dobbiamo collegare in SSH. Il problema adesso è sapere gli indirizzi IP. O ci colleghiamo a un monitor, quindi sul monitor ci darà esattamente il suo indirizzo IP, oppure usiamo uno scanner. Io uso questo che è molto vecchiotto, gli dico l'indirizzo di partenza, ad esempio io so che sarà tra il 50 e il 70, faccio uno scan ed eccolo qui, hostname è quello che abbiamo settato noi, quindi l'indirizzo è 65 finale. Questo ci serve per collegarci adesso con PuTTY in questo modo sulla porta 22. PuTTY è un software libero, lo puoi ricercare con Google dal sito ufficiale putty.org facendo un download PuTTY. Andiamo sulla pagina dove possiamo scegliere che tipo di formato scaricare. C'è la versione a 64 bit installer, ci sono i sorgenti oppure ci sono i binari da lanciare. Io preferisco questi, ad esempio questo qui. putty.exe, lo salvo e lo lancio. Dobbiamo scrivere l'IP che abbiamo visto prima, che era 65 finale, la porta è 22, il tipo è SSH. Facciamo un open, la prima volta ci chiede se vogliamo accettare o meno le chiavi, dobbiamo fare accetta, login as è il nome utente che abbiamo inserito prima al momento della creazione dell'SD card, nel mio caso RG4Tech, e la mia password che gli ho dato. Mentre digitiamo la password non vediamo comparire nulla, è normale. Abbiamo la possibilità di fare sudo su, anziché tutte le volte scrivere sudo più il comando. Siamo root, così possiamo dare tutti i comandi che vedremo adesso.
Io ho preparato questo documento per tenere traccia di tutto quello che bisogna fare, poi farò gli aggiustamenti e lo troverai in modo definitivo qui sotto in descrizione. La prima cosa che dobbiamo fare è un apt update, poi possiamo fare un apt install python 3 venv y. Vuol dire che ci conferma automaticamente le varie domande sì o no. Ho copiato il comando, per incollarlo qui nella console basta che vado sopra e clicco col destro del mouse, poi premo invio. Venv è un ambiente virtuale in maniera che non ci siano conflitti con tutte le dipendenze. Qui crea il mio ambiente virtuale che si chiama myenv, ma potremmo anche chiamarlo in altro modo. Incollo e invio. Andiamo avanti e installiamo Meshtastic e Folium all'interno dell'ambiente virtuale. Andiamo avanti e attiviamo l'ambiente virtuale. Invio. Ci accorgiamo che siamo nell'ambiente virtuale perché qui davanti c'è il nome dell'ambiente, tra parentesi, myenv. E adesso qui in questo ambiente installiamo Meshtastic e Folium. Poi per vedere se è tutto ok possiamo scrivere pip3 show meshtastic. Inizio a copiarlo, CTRL C, ci impiega un attimo, metto in pausa il video, incollo pip3 show meshtastic e mi vengono fuori tutte le informazioni su meshtastic. Posso dare anche il comando wish python 3 e mi viene fuori la directory dove c'è il mio Python. Adesso bisogna creare il file traccia gps.py oppure copiare il file all'interno della cartella. Per copiare i file io faccio uso di WinSCP, anche questo lo possiamo scaricare da internet, dal sito ufficiale winscp.net. Lo scarichiamo e lo installiamo. Io l'ho già fatto. Questo è il programma, dobbiamo aggiungere una nuova sessione, protocollo SCP, l'indirizzo è sempre quello col 65 finale, l'username è quello che abbiamo messo e facciamo login. La prima volta anche qui ci chiede di accettare la chiave, dobbiamo fare add e siamo all'interno della cartella rg4tech. Vediamo se i permessi mi consentono di creare una nuova cartella facendo new directory. Io qui in locale l'avevo chiamata gps pos, vediamo un po', gps pos, è tutto ok. Se non ce la faceva creare dovevamo andare con putty a dare i permessi adeguati e all'interno ci copiamo il file della guida, che è questo, facendo F5 sulla tastiera oppure file upload e ce lo troviamo copiato. Ritorniamo alla guida, dobbiamo copiare anche gli altri file, quindi l'index in template, faccio anche qui F5, il file di configurazione e questo qui è un esempio di percorso. E questo qui è tutto il mio programmino. Ritorniamo sulla guida, quindi già qui devo fare una modifica, copiare tutti i file con WinSCP. Adesso, prima di continuare, devo collegare il modulo Meshtastic, nel mio caso un Eltec V3, al Raspberry con il cavetto USB. Dopo aver collegato il modulo, l'ora, possiamo ritornare su putty e digitare il comando meshtastic node, così vediamo se ha collegato il tutto. Se tutto dato a buon fine, lui rivela in automatico il nodo collegato, mi restituisce, lo ingrandiamo, è un po' sformattata, lo rifaccio a pieno schermo, dovrei vedere tutti i nodi, eccoli qui, collegati. Vede anche il mio nodo che ho sul tetto, RG4Tech YouTube Channel, quindi il collegamento è andato a buon fine, Meshtastic funziona. Qui ho fatto già delle correzioni perché le prime erano delle prove. Dobbiamo installare Flask, che è un framework web, come abbiamo visto qui. Quindi copiamo questo comando e incolliamo. Dobbiamo essere sicuri di essere dentro nell'ambiente virtuale che è myenv. Ok, ha finito. Questi li abbiamo già fatti quando abbiamo copiato i file all'inizio. Il file index.html l'abbiamo copiato con WinSCP, qui così, è dentro in template, quindi questo l'abbiamo già fatto. E adesso possiamo lanciare, lo metto qui, quindi dobbiamo essere root e dobbiamo lanciare il file principale. Copio questo comando, lo incollo. Qui c'è un errore perché è stato messo all'interno della cartella gps pos slash, quindi il comando giusto è questo. Rifacciamo,
Ok, è correttamente partito, abbiamo un warning che ci dice di non usare questo web server in produzione e possiamo dare l'indirizzo 65 finale 2.80 per vedere la pagina web. Quindi questo qui lo possiamo incollare qui e vediamo il risultato. Questa qui è ancora la prima versione che avevo fatto, dove ho il mio nodo target, che è questo, che è un tick node M1, che posso selezionarlo da qui. Questi nodi sono in un file di configurazione, però nella versione che ti farò vedere dopo ho fatto poi le impostazioni per andare a cambiare queste cose. Questi sono i log di test che ho copiato prima, sono questi log percorso.txt. Se qui faccio un aggiorna, vedo che ha creato una directory di cache e ha creato questo file HTML che non è altro che la mappa. Coordinate GPS le ho precaricate per fare questo test. Normalmente le coordinate GPS vengono prese dal modulo man mano che arrivano. Quindi nella mappa ho il punto di partenza, i punti intermedi con l'ora, latitudine e longitudine. Questo spazio qui è configurabile, adesso è messo ogni mezzo chilometro. In questa prima versione non è configurabile, però nella versione successiva l'ho fatto configurabile. E questo è il punto di arrivo con l'orario, latitudine e longitudine. Poi ho questo tasto per cancellare le coordinate GPS memorizzate, quindi se faccio così non ho più niente nei log, non ho più la mappa ed è in attesa dei segnali. Qui ho la distanza percorsa e quanti punti GPS ci sono memorizzati. Se qui faccio un aggiorna, i file sono stati cancellati. Se ricopio i file logo percorso txt dove ci sono le coordinate e faccio una aggiorna pagina, non ho comunque le coordinate perché devo riavviare il web server. Lo faccio facendo un CTRL-C e ridando il comando. Dopo queste operazioni ti farò vedere che possono essere automatizzate all'avvio del Raspberry. Infatti ha ritirato su i 69 punti GPS e ho ancora la mappa con la distanza percorsa in chilometri. Questa è la chat messaggi. Adesso il modulo è spento, vado a accendere il modulo è il ThinkNode M1 configurato come tracker e non come client, in maniera che invii le coordinate GPS in modo prioritario. Gli posso anche scrivergli al nodo, lo sta inviando e se inviato alla fine, adesso non so se ha finito il boot, dovrebbe uscire inviato. Questi qui sono i log del mio nodo e questo è il traffico generale che passa dal nodo che c'è collegato a Raspberry con l'orario. Adesso qui dovremo vedere se arrivano altre informazioni. Infatti è arrivata una position up, riscriviamo ancora, test 2. Scusate, mi sono accorto che non ho acceso il ThinkNode M1 ma è il Vio Tracker L1 che adesso ho acceso, quindi rimando il messaggio, lo sento suonare, è questo, non so se si vede, quindi il messaggio è stato consegnato. Provo a rispondere dal terminale stesso facendo rispondi dai preset, e rispondo by yes che me lo dà inviato e lo leggo qua con la data e l'ora. E questa è la chat di messaggi, che è una cosa in più che principalmente serve per inviare le coordinate e avere la mappa. Adesso carico la versione 2, diciamo, questa qui è una versione bozza. Per far questo possiamo spegnere il web server facendo CTRL-C, però prima andiamo avanti col documento. Bisogna creare all'interno di etc systemd system gps mesh, questo file gps mesh service, o copiare il file, però non so se il file ce lo fa copiare. Andiamo a vedere systemd system, perché qua non siamo root, quindi etc systemd etc systemd system, dobbiamo copiare il file gpsmesh.service che è questo qui. Lo apro, all'interno c'è questa roba qui che serve per far partire tutti i servizi. Lo copio, mi dice permission denied perché non è root. Ho due possibilità: o collegarmi con WinSCP come root, però mi pare l'utente root di default è disabilitato, può solo entrare con utente normale e fare il sudo su, quindi lo facciamo da putty come avevo scritto qui, facciamo e copiare il contenuto del file. Quindi lancio questo comando, così creo il file, il contenuto è quello che abbiamo visto prima, è tutto questo. Faccio un copia, vado qui, clicco col destro, incollo. Qui devo fare CTRL O, che è questo, write O, quindi CTRL O, invio, e CTRL X per uscire. Se qui faccio una aggiorna dovrei vedere il file che è copiato, eccolo qui.
Poi bisogna dare questo comando per ricaricare i file di sistema. Fatto. Abilita l'avvio automatico all'accensione del Raspberry. Creato il Symlink. Avvia il servizio immediatamente. Quindi ci ritroviamo il web server già attivo. Se io faccio una aggiorna, ce l'ho attivo. Se faccio anziché start, stop, il servizio non è più attivo, quindi se faccio una aggiorna non risponde più. Andiamo avanti. Per vedere se è tutto ok possiamo dare questo comando che è lo status, però abbiamo già visto che il web server va bene, lo stop l'abbiamo già visto, il restart lo riavvia, possiamo vedere anche il log dando questo comando qui. E poi bisogna abilitare l'utente RG4Tech a fare lo sperimento, perché nel nuovo pannello che ho fatto si può spegnere dalla pagina web il Raspberry. Quindi bisogna digitare vsudo e aggiungere questa riga. Quindi qui tasto destro del mouse, ancora CTRL O, invio e CTRL X. Ovviamente manuale l'abbiamo già visto che è quel comando qui. Qui c'è il percorso completo e qui il percorso relativo perché siamo già dentro nella directory. Andiamo con WinSCP a copiare i file definitivi nella home directory, cancello tutta la cartella GPS POS, non ci fa cancellare tutto perché il file di cache non ha i permessi, non importa, prendo l'altra versione definitiva e copio tutti i file, meno il percorso. Ok, abbiamo copiato tutto, adesso ci sono ancora dei file di test che al limite poi toglierò, riavviamo il tutto e ricarichiamo il tutto. Questa è la nuova versione che ho creato. Qui dovrebbe uscire l'id del nodo locale e l'id del modulo che sto tracciando. Il monitoraggio l'abbiamo già visto prima, la messaggistica l'abbiamo già vista, c'è questa parte in più che fa una richiesta periodica al modulo di coordinate GPS. Questa è una cosa in più perché ho notato che quando si è fuori copertura, per far sì che le coordinate vengano ricevute dalla rete mesh con più facilità, è meglio che il modulo collegato a Raspberry invii periodicamente una richiesta di coordinate al modulo. Quindi abbiamo le due finestre, questo qui è il traffico radio generale di tutti i moduli, tutto quello che arriva o va via, questo qui è filtrato per il modulo che ho selezionato qui, e queste sono richieste periodiche, posso attivarle e disattivarle da qua o dalle configurazioni. Adesso per test ho messo 14 secondi, nella pratica deve essere più di 3-4 minuti, che è il minimo tempo in cui il modulo può inviare le coordinate, perché per non intasare la rete lui non invia comunque le coordinate GPS prima di 3 minuti, 3 o 4. Qui ho le statistiche della traccia, posso esportarla, adesso qui aggiungerò probabilmente il GPX che non ho ancora fatto. Qui c'è lo spegnere Raspberry, lo vedremo alla fine. Impostazioni, posso accedere o da qui, è lo stesso link. Ho il mio nodo predefinito che lo posso selezionare da qui in maniera che quando si avvia il Raspberry in automatico va a prendere il nodo predefinito. L'intervallo di aggiornamento si intende dalla pagina web, tema chiaro o tema scuro, zoom iniziale della mappa, la distanza dei marker che sono quelli che abbiamo visto all'inizio, puoi metterli ogni chilometro, mezzo chilometro, quello che vuoi, se vuoi vengano visualizzati questi marker a questa distanza oppure no, e i marker di inizio a fine. Questa qui è la configurazione dell'interfaccia, ovvero se io disattivo salvo impostazioni, se io torno di qui, ok, ho le finestre che ho selezionato, queste sono diciamo di sistema, ci sono sempre, le altre posso decidere di visualizzarle o meno. Questo è il polling che ti dicevo, qui è meglio fare 5 minuti, quindi 300 secondi, se voglio abilitarle già di default all'avvio del Raspberry. Qui se voglio l'autenticazione di questa pagina web, in pratica se questa pagina la mettiamo disponibile a internet, quindi se vogliamo accedere poi con lo smartphone è meglio mettere l'autenticazione. I parametri di autenticazione sono adesso scritti nel file di configurazione, poi magari farò una modifica per poterli inserire da questa interfaccia di configurazione. Questa qui è la gestione dei nodi, si possono aggiungere nodi o modificare i nodi esistenti. Il nodo attivo non si può cancellare. Per cancellare il nodo attivo bisogna prima cambiarlo, salvare e allora si può anche eliminare. Per abilitare richiedi autenticazione, appare il profilo dove posso cambiare la password, adesso è quella di default che è admin 123, che lo vediamo scritto qua sotto,
admin 123. Se nelle impostazioni disattivo l'autenticazione, scompaiono i tasti di logout e profilo. È ancora un sistema in test, potrebbero esserci tanti errori, però diciamo il grosso l'ho visto funzionare, ho provato anche a portare con me il modulo e qua nei dintorni diciamo la traccia me l'ha fatta. È chiaro che se vado fuori copertura diventa già difficile. Comunque, avendolo configurato sia come tracker lui ed avendo fatto questo polling di richieste GPS, o il modulo ad inviare la coordinata per fatto suo, o quando magari va fuori portata, quindi entra nella rete mesh, è utile avere la richiesta da parte del modulo collegato al Raspberry. Per ultimo vediamo lo spegnimento del Raspberry. Io ho fatto una doppia conferma, quindi esce un primo messaggio, un secondo messaggio con scritto ultimo avviso, perché poi il Raspberry non potrà più collegarsi. Infatti si è sconnesso sia WinSCP che PuTTY, ha dato un fatal error. Adesso provo a riaccendolo per vedere se rifunziona tutto senza toccare niente. Vediamo se la pagina web risponde. Non ancora. Ecco che è arrivata da sola con le configurazioni che abbiamo visto. Quindi il 300 secondi che abbiamo modificato prima ha tirato su. Questo non era settato, lo possiamo fare anche manualmente da qui e lui ogni 5 minuti invia la richiesta. Adesso ne ha inviata una. Il modulo adesso ce l'ho qui con me, quindi non ha le coordinate GPS perché è all'interno, se no qui anziché di avere come risposta routing app ci sarebbe stato un position app e a ogni coordinata che arriva viene incrementato qui un punto GPS, viene registrato sulla mappa e la mappa può essere visualizzata in tempo reale. In descrizione trovi il tutto, magari anche con altri aggiornamenti, perché vado avanti a fare delle prove e magari qualcosa ritocco ancora, sia il file di istruzioni, la lavagna e tutti i file che abbiamo visto prima da copiare nella cartella GPS POS. Per questo video è tutto, scrivimi nei commenti se desideri aggiungere altre funzioni, se l'hai provato, se sei riuscito a farlo funzionare e tutte le domande che ti vengono in mente. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!